Maledetti pesci serra. L'altra volta ci hanno fregato completamente dalla spiaggia, avete visto? E non si riuscivano a pescare in nessun modo, nonostante loro mangiassero con quei loro maledetti dentini, riuscendo a schivare gli ami perfettamente. Ma oggi io e il buon Michele, che sta lì dietro, ci riproviamo in un posto diverso, un po' più vicino da raggiungere, perché quelle 2 ore di macchina per andare a Buggiaro mi hanno ammazzato. Quei disgraziati di pesci serra ormai hanno imparato perfettamente a riconoscere anche le esche naturali e non solo quelle artificiali. Ma oggi ci riproviamo in bilico su questo molo che un po' mi fa schifo, perché purtroppo, come avete visto, i pescatori non si regolano e c'è una montagna di rifiuti, di birre abbandonate. Ma io comunque una pescata e un tiro lo voglio fare. L'unica cosa molto brutta è la camminata bestiale. Alle mie spalle c'è questo cantiere che praticamente mi doveva fare lavori di sayonara, ma sto ancora aspettando che mi chiami. È passato più di un anno. Abbiamo appena incrociato un pescatore che aveva pescato una mega uratona e ora vi racconto un altro aneddoto. Vedete questo muretto in bilico dove sono? Beh, un giorno andai a pescare a spinning a Boccon Serra e io per scendere mi sono catapultato e caduto da questo 1,5 metri di altezza senza però farmi nulla. Il punto della caduta fu proprio questo, mi sono spiattellato su questa roccia. Non c'era il frigorifero allora. Oh, non mi sono fatto niente, speriamo di non ricadere. Cavolo ci fa un granchio qua? Ragazzo, questi poverini, ve lo dico io che ci fanno. Io sono per pescare le orate, ma questo me lo ributtiamo. Mi fa tenerezza, guardate. Pensa che io sia il suo rifugio. Dai ragazzo, ti butto in acqua. È andato. Perfetto. C'è un mezzo manico infilato dentro la prua di questa nave. Qui c'è sempre stata questa nave, non ho mai capito perché. E dai racconti sembra che sia stata abbandonata, lasciata qui sul molo e poi lei si è affondata negli anni. E ora è tutto un ammasso di ruggine. Peccato che questo potrebbe essere un porto turistico da paura. Però lasciato così. Poi mica ci siamo. Ragazzi, ho portato una sorpresa da casa. A parte che ho conosciuto quel pescatore subito che mi ha detto che mi regala delle sparlotte se dovessero servire, e noi le accettiamo. Allora dovete sapere che in Sardegna ci sono degli allevamenti, cioè dei negozi che tramite gli allevamenti vendono dei cefali di piccola dimensione che vengono usati per pescare le spegole. Eccoli qua. Quindi ne ho comprati 5 o 6, però me ne servivano dei più grandi. E allora li sono andati a pescare col rezzaglio e ovviamente ne è capitato uno gigante con ributtato. Ma facciamo un passo indietro di qualche ora. Per pescare i cefali stavolta ho creato un piccolo rezzaglio senza la cima che va dal mio polso fino alla rete, in modo da poterlo lanciare più lontano e farlo affondare meglio. L'acqua è scura e mi fermo cercando di scoprire dove sono i pesci. Finalmente li vedo e lancio. È bellissimo e indescrivibile vedere l'argento che si muove nella rete. Qualcuno è piccolino, ma qualcuno è perfetto per il nostro scopo. Purtroppo durante il lancio ne capita anche uno molto grande, ma è troppo grande per pescare i pesci serra e quindi lo rilascio. Sono comunque riuscito a prenderne 2. Speravo di prenderne qualcuno in più della dimensione giusta, ma purtroppo dovrò farmi bastare questi 2 pesci, sperando che i pesci serra piacciono. Quindi l'altra volta ci abbiamo provato a spinning, ho fatto vedere che proprio lo sanno a memoria. Poi siamo andati in spiaggia di notte col trancio, eppure quello lo sanno. Mo vediamo se il vivo lo sanno. Allora, nel mio caos totale, questo qui, nel super ottimismo, è lo zaino sempre frigo. Però mi sono dimenticato i ghiaccioli a casa, quindi non servirà a nulla. Vabbè, ma tu sei un santo. C'era subito il serracchione? Quel signore gentilissimo mi ha regalato una sparlotta perché mi ha detto che prima un serra gigante lo ha seguito proprio sul saraghetto e potrebbe essere un'ottima esca. Boh, non mi distraete! Questi secchietti sono micidiali perché ti consentono di... Via. Oh. Dai ragazzi, li mettiamo all'ombra in mezzo a sto schifo. Mannaggia, non mi sopportavo manco una busta. Poi volevo dare una pulita. Poi vediamo se la trovo. Ci siamo. Ragazzi, mi sono dimenticato una cosa, che qui ci va agganciato il secchio, quindi non possiamo lasciare i pesci lì, quindi dobbiamo buttarli a mare. Però ci abbiamo tutto. Faccio vedere la figata. Praticamente è una cosa del vivo. Ok, qua mo ce lo leghiamo e siamo tutti felici e contenti. Poi stacchiamo qua un pezzettino, facciamo un'altra cosetta. L'ho detto, guardate che sti coltelli, sti multiuso vi servono come la morte, perché hanno le pinze, hanno tutto, e con i serra, pinze, coltello, queste altre cose servono. Comunque il mare è perfetto, cioè abbiamo il vento alle spalle, davanti sempre ste crociere che non so che vengono a fare il posto più brutto della Sardegna qui, ma non Cagliari, diciamo questo porto. Uff. Questo è fondamentale, cari amici, perché è l'unica cosa che vi tiene il treppiedi fisso.
Oh, ci stanno 900 litri d'acqua. Oh, spettacolo, eh? Questo mo... Anche un serra non lo smuove. Sono tutto emozionato. Questa, ragazzi, direttamente dall'altra spiaggia. L'ho solo un po' lavata, ma male. Qua la mettiamo subito a teleferica, Qui non si scherza, basta, mi sono rotto di scherzare e di giocare. Prepariamo tutto. Questi sono quelli della Lecciastella famosa. Se non avete visto il video lo trovate lì. Scegliamo un piombaccio innanzitutto. Qui non servono chissà quali piombi, 0,40 per non andare troppo sottili né troppo pesanti. A proposito, ve lo ricordo, se non siete iscritti al canale e state guardando il video, vi piace, iscrivetevi, lasciate un like e attivate le notifiche perché mi date una mano incredibile per tutti i miei contenuti. Se riuscissi a togliere questo elastico da qui, come vedete ho sempre pronta la montatura, sia per utilizzarla col vivo sia per utilizzarla col trancio. Stavolta utilizzo questa girella per il piombo, che è quella finale, altrimenti avrei utilizzato questa qui. La canna è sempre lei, la Hannibal della Falcon. Mi piacciono tutti questi nomi, incredibile, Hannibal, la Furiosa, dopo usiamo la Furiosa, vi faccio vedere. Olè, questa è proprio la canna per i serra. I pesci serra stanno qua sotto, non serve fare il tiro al traghetto, anche perché poi se passano barche tra la canna e il pesce serra non è il massimo. Olè, pronti? Ora recuperiamo tutta la situazione. Cefalo più grande, eccolo qua. Ributtiamo subito questi. Sì, non muoiono. Stavolta facciamo il contrario, guarda. Mettiamo prima questo, inneschiamo l'amico cefalo. Io ripeto, li innesco sempre in modo tale che se dovesse essere che nessuno se lo mangia, comunque lui se ne torna tranquillo e felice a casa. Lo ributto io poi. Il cefalo è un'esca eccezionale, però ha un difetto enorme. Quando peschiamo dei moli alti, lui tenderà sempre a tornare verso di noi. E per farlo andare in fondo verso il piombo ci vorranno almeno 2 ore. Un tempo terribile. Con altri pesci questo non succede. Allora la frizione un po' la chiudo. Vi ricordo, con la teleferica si devono afferrare. Il cefalo tornerà sempre verso qua. Questa è una caratteristica dei cefali. Il cefalo, ragazzi, è andato e qui non si scherza. È lì che nuota. E ora abbiamo altre 2 esche da mettere. Ora montiamo la seconda. Qui ci voglio mettere un amo singolo. Guardate, mi sono organizzato meglio con l'elastichino e tutte queste. Così è una cosa più carina e garbata, vero? Michele mi aveva ripreso. Che c'hai ragione, poraccio. Vabbè. Solito discorso. Servirebbe un piano d'appoggio, Così come nell'altro video, anche stavolta non mi sono preparato molte cose, proprio perché non conosco la dimensione delle esche che userò e quindi sono costretto a preparare al volo il cavetto con un amo singolo. È meglio utilizzare delle pinze specifiche piuttosto che le pinze classiche, perché così siamo sicuri che chiuderanno il rivetto alla perfezione. Fatelo corto perché io vi assicuro che ormai il cavetto se lo so imparati a memoria. Sembra assurdo, però di notte, di giorno, mare mosso, mare calmo, lo vedono. Cioè, pensate che mo è pieno di serra. Quel cefalo doveva essere già stato attaccato. Quindi cavettino così e basta, amo singolo. Ora questo però vorrei lanciarlo con un galleggiante. Però mi sono dimenticato il galleggiante, perché nel fare tutto mi hanno chiamato 50.000 persone. Quindi mo dobbiamo rimediare un pezzo di polistirolo. Ma lo troverò. Eccolo, questo andrà bene, brutto e schifoso proprio. Con l'immancabile Lederman taglio il polistirolo dandogli una forma un po' più idrodinamica per evitare di lanciare questa cosa schifosa nell'acqua. Dai, una cosa così potrebbe andare bene. Oh raga, qui si sta agitando tutto il mondo. Probabilmente ce l'hanno intorno. Il cefalo ha intorno i serra perché si sta agitando tantissimo. Ora però si è calmato. Vediamo. E ve l'ho detto, sono furbi, Loro sicuro ci sono. Sicuro. E proprio mentre noi stiamo controllando le canne da pesca, sentiamo il signore a fianco combattere con un pesce e poi gridare di rabbia. Ci precipitiamo da lui, ma inevitabilmente quello che troviamo è solo un pesce a metà. Sono proprio dei pesci terribili. Avete visto? L'ha preso tutto di un colpo. Niente. Cioè, eppure il nostro cefalo è lì, non è che è molto lontano. Cioè, ma avete visto quella... Cioè, l'orata era pure grande, gliel'hanno tagliata e poi erano lì che giravano intorno. Purtroppo non siamo riusciti a riprenderlo perché giustamente non vogliamo disturbare troppo, ma ci sono e anche lì su quel cefalo stanno andando. Cioè, vedete che è incredibile. Mi piace il galleggiante artigianale che ho fatto? Eccolo qua. Bella schifezza, però funziona. Ora, se si dovesse staccare in mare, io vi prometto che poi comunque ripulirò sto schifo che c'è qui, Non mi permetterei mai di lasciare un rifiuto senza averne tolti altri. Lo innesco come se fosse una sardina. Questo è in modo tale che ci porta, cioè il piombo rimane giù e lui ci porta in superficie la nostra sparlotta.
come ho fatto vedere in alcuni video, si lancia e poi niente, si lascia in attesa che il galleggiante si porti su. Eccolo lì, il nostro pesciolino con tutta la lenza. Perfetto, ora è su. Ma ora questo è il mio segreto, vediamo se funziona. Un amo Aberdeen che nasconderò nel pesce, è un cavetto minuscolo, questo viene dall'America e si può annodare, come vedete ci sono dei nodi. Io spero che funzioni. Qui vado sottile ragazzi, 0,30, cioè proprio sottile, perché non useremo una canna per i serra normale, non useremo una canna molto speciale, che è una canna perfetta per la bolognese, per fare tante tecniche, della Furiosa. Tanto lì ha preso un altro pesce il nostro amico. Guardate qua, galleggiante, piombino, cioè li peschiamo veramente a bolognese. Quella che vi faccio vedere oggi è una cannetta che è micidiale, mi si abbassano pure gli occhiali. Questa è la famosa Furiosa, che è una canna incredibile, proprio incredibile, perché questo è il brand e va bene per pescare tutto. In realtà questa è una canna per la bolognese, ma io ci voglio provare a pescare pesci serra, perché secondo me gliela facciamo con muelletto, che è speciale pure questo, non costa tanto, è il Flux della Vax e secondo me ci divertiamo. Oh, uno si deve pure divertire, o no? Ora, cefalo d'allevamento, vediamo se gli piace di più del cefalo pescato dal sottoscritto, così ci siamo risolti un grande problema. Stavolta faccio un innesco diverso, quello classico della spigola, per nascondere quanto più possibile l'amo all'interno del pesce, in modo che il pesce serra non riesca a vederlo. Così, più nascosto possibile. Qual è l'idea dietro quest'idea? Che visto che loro vanno a mangiarsi i pesci che vengono pescati con la bolognese, e io simulo che sto pescando un pesce. Eccolo lì, ecco, il pescatore ne ha preso un altro. Vediamo se il serra glielo taglia. Ci siamo. E ora aspettiamo, ragazzi. Eccolo, guarda come va giù. Cioè io proverò a fargli fare sto lavoro avanti, indietro. Cioè quella è un'esca perfetta, piccolissima. Ora bisogna solo aspettare. Ragazzi, non mi prendete per pazzo, ma sto legando le canne, perché io non posso stare con la canna in mano tutto il giorno, in modo tale che comunque se dovesse abboccare, quantomeno, diciamo, qualcosa la trattiene. Mo lascio la frizione un po' aperta qua. Io lo faccio proprio prendere. Oh ragazzi, già che ci siamo, faccio pure 2 lancetti a seppie. Questi mini artificialuzzi a me piacciono molto piccolini, perché ho visto che mi piacciono di più alle signore seppie. L'importante è che ci abbia cestelli buoni. Ora io, vedete, comincio a impazzire, perché ho buttato una canna qua, una là, una su. Il cefalo, questo, ormai sta praticamente sotto i nostri piedi, quindi non va bene, bisogna cambiare qualcosa. Ora cambio piombo, gli metto questo a piramide, perché così non mi sta proprio piacendo, deve lavorare un po' più lontano. Non abbiate paura di cambiare se qualcosa non vi piace, perché un piccolo dettaglio potrebbe fare davvero la differenza. In questo caso è importante che il cefalo possa andare verso il largo, perché così non se lo stanno mangiando. Il piombo a piramide infatti farà presa sul fondo e sarà più facile tenere il filo in tensione, così che il pesce non riesca a ritornare verso di me. Lo lanciano un po' più lontano stavolta. Ci riproviamo. Vediamo se riusciamo a farla andare là. Intanto Michele però ci ha avuto un'idea geniale, ha detto proviamo a innescare un pesce al contrario, perché quando lo recuperano dalla canna bolognese è ovviamente attaccato per la bocca, non per il dorso, e questa è un'ottima idea, vediamo se funziona. Proviamo la teoria di Michele, io la sposo, quindi innescato per la testa al contrario, ametto minuscolo, se non se lo mangiano ragazzi tolgo proprio il cavetto d'acciaio e me la rischio. Vediamo. Qui sarebbe da provare a recuperarlo, tipo, come se fosse un pesce preso. E aspettiamo. È un'antesa angosciosa e lunghissima, vi giuro, perché ci sono questi disgraziati ma non mangiano. Dall'altra parte si sta preparando un tramonto bestiale. Intanto le navi da crociera fra un pochino se ne andranno. Vedete, questi pesci sono diventati incredibilmente svegli. È assurdo. Cioè, io sono veramente basito, perché avremmo già dovuto pescare un sacco di pesci serra. Oh, intanto c'è Luna Rossa, guardate che sta rientrando. Questo è uno dei 2 o 3 prototipi che hanno, e qui proprio è la loro base. Partita la crociera. Queste purtroppo sono un po' le navi che il mare lo sfruttano tantissimo, inquinano molto. Andate, affittate una barca a vela per una settimana, vedrete, quello è vivere il mare. Ragazzi, qua secondo me ha mangiato, vi giuro, perché ho visto una botta alla canna. Ovviamente non abbiamo avuto il tempo di riprenderla, però non si vede nulla. E lì si stanno girando intorno, ora bisogna stare attenti. Dai, che forse ci siamo, il tramonto sempre magico. Allora, qua non ci sono segni di vita, cioè, o meglio, la canna si muove, però c'è una bella esca, non la voglio disturbare. E qui ci ho messo l'altro bel cefalo che avevo pescato sempre io con rezzaglio, perché secondo me è un'esca molto valida. Ora vediamo che succede, ragazzi. Siamo un po' in trepidazione, è bella questa attesa, ma è anche logorante, vi dico la verità. Cioè non si sta muovendo, ma si sta muovendo.
Guarda che ho preso. Questo è uno spirografo che non sarebbe altro che un mega vermone. Ma mega, che vive qui dentro. Ora ve lo faccio vedere. Qui è pieno, ce ne sono 1 miliardo, Si era già. È un'ottima esca. Eccolo. Crea questo tubo con le sue secrezioni. Ma proprio mentre sto facendo l'anatomia di questo vermone, a un certo punto con la coda dell'occhio noto il galleggiante affondare. Questo è un grosso pesce serra, ma io ho un'attrezzatura che non è adeguata per lui. Sulla sparlotta con la cannina leggera. Questo ci rompe. E mentre lo recupero sento sempre di più il filo che si sta sfilacciando. Si sentono come delle piccole botte e quello è il segno che il filo sfrega tra i denti. No! Niente, ti spiego io perché si è rotto. Perché qui non c'avevamo il cavetto d'acciaio. E guardate un po', l'ha tagliato. Cosa abbiamo fatto? Vi ho dimostrato che senza il cavetto sti maledetti mangiano. Avete visto? Di 3 canne ha mangiato sull'unica che non aveva il cavetto d'acciaio. E inevitabilmente ha spaccato, nonostante l'amo Aberdeen e tutto quanto. Ma questo per farvi capire che ormai veramente sono furbi. Sono furbi. Lì abbiamo 2 cefali meravigliosi e niente. Questo era un pesce secondo me sui 4 kg? Boh, non lo so. Era grosso, ma grosso. Tirava un sacco, come sono le canne che si agitano, forse è l'ora buona, sempre il tramonto. Ora sto facendo un cavetto al volo. Allora ragazzi, ci riproviamo. Visto che gli è piaciuta. Olè. Guardate che assurda sta storia, è assurda! Ci stanno. Visto raga che nella vita non va sprecato nulla, purtroppo questo spirografo non è affatto stato recuperato. Io odio sprecare le cose, lasciarle morire così. Lo inneschiamo, bel pezzone, Montatura semplicissima, piombino e il nostro caro verme. Ma così come prima, appena tocco lo spirografo, il galleggiante affonda di nuovo. Non sarà che questo vermone mi porta davvero fortuna? Ci siamo, ha rimangiato. Cioè lo sto pescando con una bolognese. Con calma. Sono ancora legato alla banchina qui. Non è enorme. Gestire il pesce con questa canna non è affatto facile, però la canna sembra rispondere molto bene. Questa canna da pesca non è fatta per questo tipo di pesca, però con delicatezza e tranquillità tutto si può fare. Cioè, avete visto sta bolognese come la furiosa? Il pesce prima era il triplo di questo. Un serracchiotto. Su ragazzo, su. Guardate sotto, madonna! Guarda sotto! Mica guarda sotto quello che se lo vuole mangiare. Raga, sotto c'è un serra. Voi non avete idea di quanto è grosso. Che se lo vuole mangiare. Lo vedi, Michele? Lo vedi quanto è... Guarda quanto è grosso quel serra. Ole! E alla fine, con grandi sforzi e fatiche, ce l'abbiamo fatta. Ma guardate bene la mia espressione da idiota felice. Ecco, vi ricordate quel pesce lasciato così vicino al bordo? Beh, lui è saltellato ed è tornato in acqua. Mentre io cazzeggiavo felice e feliciante di tutto il serra, quello grosso stava giù, il serra che era qui, pum pam pam, è volato in acqua. E vabbè dai, l'importante però è che l'abbiamo preso. È incredibile perché lui aveva mangiato, si era ingoiato la sparlotta e il galleggiante andava tic tic, piano piano giù. Comunque vedete, al cambio di luce va... è proprio un'altra storia. Ma avete visto quel serra sotto? Ora ha fatto, non lo so, tra i 4 e i 6 kg forse, non so dirvelo perché non si capisce. Questo è un serracchiotto di 1,5 kg e se lo voleva mangiare. Io avevo paura che se lo mangiasse perché gli girava sotto, incredibile. Comunque devo ringraziare Alessio perché da dietro ci dava una mano, spostava le canne, mi dava una mano col retino. Giustamente, cioè è stato veramente d'aiuto. Quanto è bello quando c'è una comunità di
pescatori che si danno una mano, però ce l'abbiamo fatta e guardate che sto posto è pieno di pesci serra, quindi un cavetto minuscolo, un amo minuscolo e alla fine l'abbiamo preso, ma il più grosso preso senza il cavetto. Mo ditemi se non è assurdo, ci sono 2 cefali meravigliosi. Ma come vi dicevo, il tramonto è da sempre il momento più magico per la pesca. E mentre chiacchieriamo con Alessio, il pescatore che ci regalava le sparlotte, la canna con il cefalo comincia a muoversi in maniera violenta. Un bel serra ha sicuramente abboccato, ma mentre vado a recuperare scopro con dolore che purtroppo... Oh, minchia ragazzi, ma questo era un mostro, questo era veramente un mostro. Questo ragazzi si è mangiato un cavetto d'acciaio lungo così. Questo era un serrone, mamma mia, incredibile. E allora vedete, ma qua ci devo tornare, ci devo tornare. Non mi è mai capitato, vi giuro, si ingoiassero tanto cavetto d'acciaio. Vuol dire che quest'ora sono propensi comunque a mangiarsi le grosse esche. E abbiamo scoperto una cosa importante, che qui possiamo verso il tramonto andarci un po' più cattivi. Non è male questa cosa, ma era grosso questo c'era, lo sentivo proprio la sfilacciata del filo sui denti del serra. E vabbè, succede, succede. Questa la chiudiamo, aspettiamo quell'altra. Cari ragazzi, è giunta l'ora, questi tornano a casa. Ciao. Comunque avete visto, i 2 che avevo pescato io hanno funzionato, anzi uno ha funzionato, l'altro boh, non lo so, perché da quando l'ho messo mi sembra morto. Ragazzi, ci siamo, vi devo dire la verità, oggi mi sono emozionato tantissimo perché ho visto pesci che non vedevo da un sacco di tempo, come questo pesce serra enorme che era qui sotto e come quello che ci ha mangiato lì. Però vi ho fatto vedere come in realtà il vivo sia decisamente più efficace, sebbene abbiano imparato a capire anche come funziona il vivo. Però prenderli con la bolognese è stata una soddisfazione incredibile. E guardate questa furiosa, è davvero furiosa, bella, ci piace. E ho visto diverse cose, comunque alla fine bisogna venire al tramonto mangiano più volentieri. Poi quel signore simpaticissimo mi ha spiegato che in realtà con lo scirocco mangiano ancora meglio. Ora c'è mestrale, quindi il vento opposto, però va bene così, ci siamo divertiti, abbiamo avuto la nostra rivincita, anche se il serra poi se n'è tornato a mare. Hanno vinto loro comunque oggi, perché 2 ci hanno spaccato tutto e quello che ha mangiato il cavetto non me l'aspettavo. Però questa è la pesca e questa è l'emozione che io voglio regalarvi. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando un like e iscrivetevi al canale. Ciao! E con Cagliari sullo sfondo e questo mare meraviglioso ce ne torniamo a casa. È vero, oggi hanno vinto i pesci serra, ma ci siamo divertiti un sacco e soprattutto abbiamo visto mostri che sappiamo abitare qui. La prossima volta magari andrà diversamente, la prossima volta magari cacceremo quel mostro.